Ciao a tutti e bentornati in questo video. Oggi vi farò vedere con questo come definitivamente eliminare la fastidiosa spia airbag che vi è su ogni cruscotto, quasi ogni cruscotto della BMW. Almeno delle serie Eco, dovuta al sedile, diciamo, che praticamente c'è un sensore a tendina qua sotto che con il tempo, basta che ci appoggiate il ginocchio una volta caricando qualcosa o a forza di salire e scendere, questo sensore a tendina si rompe e di conseguenza esce la spia airbag. Guardiamo di che spia sto parlando. Allora, mi riferisco a questa spia qui, poi quando accendete il cruscotto, questa qua, diciamo, e praticamente quella spia lì, come vedete in questo momento, non se ne va. È una spia piuttosto fastidiosa perché comunque proprio è dovuta da questo sedile qua. Noi oggi andremo a installare queste due, diciamo, resistenze per alcune versioni, per esempio serie 3 e 46 e altre auto simili. È sufficiente installare questo modulino e nel nostro caso di questa Z4 bisognerà installarli entrambi. Andiamo a vedere dove va installato. È un po' scomodo perché sarà proprio qua sotto, ma niente di impossibile. Bene, allora prendiamo le nostre resistenze. Speriamo. Come vedete mi è arrivato direttamente dal United Kingdom London. Purtroppo ci impiega un mese quasi ad arrivare queste resistenze che non sono niente di che. Ci sono alcuni venditori anche in Germania, però ecco, dipende dal venditore se è affidabile o meno. Allora, questo è il modulino che in realtà è plug and play, quindi adesso vi farò vedere il connettore su cui va attaccato. Va semplicemente staccato il vecchio e inserito questo qui nuovo. Questo invece andrà messo al posto di un altro connettore utilizzando la base di quello installato sulla macchina. Allora saliamo sulla macchina nella parte del passeggero e ci rechiamo proprio qua sotto. Come vedete, se andate sotto il sedile, il primo connettore che vi cade all'occhio è proprio questo. E molto semplicemente qui c'è un gancio, lo sfili così, questo si tira e abbiamo tolto la prima parte. La parcheggiamo. Questo è infilato alla base, quindi basta tirarlo un po' indietro, lui si sfila. Questo connettore qua l'ho sfilato da qui, ok, che sarà quello che io poi vado a sostituire con il modulino famoso di cui vi parlavo prima. Ok, i due pin andranno inseriti al posto di quelli originali. Plastichina originale, pin o comunque stuzzicadente in metallo, tolgo quello rosso e tiro, eccolo qua che sta venendo fuori. Come vedete ho tolto la parte rossa. Per non sbagliarmi posizione tolgo la rossa, metto immediatamente subito dopo la rossa e così non posso sbagliarmi. Eccola qua. Tolgo quella nera. Ok. E rimetto la nera. E così non posso sbagliarmi. Quando dopo lo tirate e vedete che non viene più via, siamo a posto. Quindi questo è il mio nuovo modulino con la mia presetta di plastica che andrò a infilare qua dietro dove prima l'abbiamo sfilata. Non potete sbagliarvi neanche qui perché altrimenti non entra. Ok,
ovviamente eccolo qua, i 2 pin, spingetela bene, perché certe volte sembra che non entri bene. Poi questi in realtà non serviranno più, adesso li parcheggerò con una fascetta e gli metto la gabbietta. La gabbietta sembrerà inutile, ma in realtà fa in modo che il connettore rimanga abbattuta, quindi è importante mettere questa copertura a gabbietta, come la chiamo io. Ok, ricollego il connettore, basta infilarlo un po' dentro e spingere qui e dopo se lo chiama da solo all'interno. Ricolleghiamo questo in posizione e siamo a posto. Ok, l'altra parte è quella più indietro, dove andremo ad installare il secondo modulino. Questo è molto più facile. Allora, per spazio, questione di spazio, questo lo spilerò e me lo parcheggio qua sotto, che così sono più comodo. Ok, bene, l'altro modulo è questo qua dietro, che basterà tirarlo lateralmente e lui si sfila. Se ve lo avvicinate, diciamo è fatto così. Ok, molto semplicemente toglierò questo connettore. Adesso provo ad usare 2 mani, però perché è abbastanza duretto. Ok, vedete, ho tolto il connettore che c'era qua, prendo il mio modulino e ha la forma perfetta per questo connettore e glielo infilo qui. Tac. Perfetto, lo rimetto in posizione. Rimetto in posizione l'altro modulo e i famosi fili, questi qua, saranno in più. E dobbiamo trovare una posizione che non diano fastidio. Io li ho agganciati qua. Finalmente ragazzi siamo riusciti a togliere questa spina dell'airbag che era un incubo. Ho installato questo programma che è praticamente la copia ufficiale del programma BMW. Ce n'è più di uno, c'è questo, ce ne sono 5 in totale. Però di questo vi parlerò in un video apposito perché è una figata, vi dico la verità. Però andiamo alla conclusione, ovvero che abbiamo risolto il problema. Quindi facciamo vedere che io adesso giro la chiave e la spia dell'airbag vedrete che sparirà. Ecco, mi stavo quasi preoccupando, non andava via. E niente, anche se accendo la macchina, le spie sono andate via completamente. Quindi problema risolto. Bene, e anche oggi abbiamo dato. Mi raccomando, iscriverti al canale perché verranno fuori altri contenuti come questo. Ciao!